Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cibacen, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 3 gennaio 2022. Cos'ha Cibacen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cibacen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cibacen? Cibacen è un farmaco a base del principio attivo benazepril cloridrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Cibacen può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cibacen 10 mg 14 compresse rivestite, Cibacen 5 mg 28 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Megapharma SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: benazepril cloridrato. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia, ICC. Cibacen è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non rispondano adeguatamente alla digitale o ai diuretici, classi IV. Posologia, ipertensione. La dose iniziale di benazepril consigliata per pazienti con ipertensione non trattati con diuretici è di 10 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata sino a 20 mg al DA, modificandola a seconda della risposta pressoria, generalmente ad intervalli di 1-2 settimane. In alcuni pazienti l'effetto antipertensivo può diminuire verso la fine dell'intervallo tra la somministrazione di 2 dosi successive. La dose giornaliera dovrebbe allora essere suddivisa in 2 dosi uguali. La dose massima giornaliera suggerita per Cibacen nei pazienti ipertesi è di 40 mg, in dose singola o in 2 dosi frazionate. Se la riduzione della pressione arteriosa ottenuta con il solo Cibacen non è sufficiente, si può somministrare contemporaneamente un altro antipertensivo, per esempio un diuretico tiazidico o un calcio antagonista, iniziando con dosi basse. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Nel caso sia già in atto una terapia con diuretici, la loro somministrazione dovrebbe essere sospesa per 2-3 giorni, prima di iniziare un trattamento con Cibacen e ripresa poi, se necessario. Se la sospensione del diuretico non è possibile, è necessario ridurre la dose iniziale di Cibacen, 5 mg invece di 10 mg, per evitare un'eccessiva ipotensione. Vedere paragrafo 4, 4 EUROS. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. In pazienti con una clearance della creatinina a 0 yen 30 ml/min possono essere somministrate le normali dosi di Cibacen. Pazienti con clearance della creatinina 30 ml/min si consiglia di iniziare con una dose di 5 mg. Tale dose può essere aumentata a 10 mg al giorno. Per ottenere una ulteriore diminuzione della pressione arteriosa si consiglia di aggiungere un diuretico non tiazidico o ad un altro farmaco antipertensivo. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Pazienti con alterazioni della funzionalità epatica è consigliabile iniziare con una dose bassa, 5 mg, anche nei portatori di insufficienza epatica di grado severo. Insufficienza cardiaca congestizia, ICC. La dose iniziale raccomandata a 2,5 mg/die. I pazienti dovranno essere strettamente controllati dopo l'assunzione della dose iniziale di Cibacen, dato il rischio di una sostanziale riduzione della pressione arteriosa. Vedere paragrafo 4, 4 EUROS. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. La dose di benazepril può essere aumentata a 5 mg una volta al giorno dopo 2-4 settimane di trattamento in pazienti che non abbiano mostrato apprezzabile miglioramento dei sintomi dell'insufficienza cardiaca e che non abbiano sviluppato un'ipotensione sintomatica o altri effetti indesiderati inaccettabili. A seconda della risposta clinica del paziente, la dose può essere ulteriormente aumentata fino a 10 ed anche a 20 mg una volta al giorno, in intervalli di tempo adeguati. In genere il dosaggio unico giornaliero è sufficiente a garantire una efficace azione terapeutica, anche se alcuni pazienti possono rispondere meglio ad una somministrazione giornaliera frazionata in 2 dosi.
Nel corso di sperimentazioni cliniche controllate è stato dimostrato che i pazienti con insufficienza cardiaca più grave, classe NIAIV, richiedono generalmente dosi inferiori di Cibacen rispetto a quelli con insufficienza cardiaca lieve o moderata, classe NIAIV. Nei pazienti con ICC che abbiano una clearance della creatinina minore di 30 ml/min, la dose giornaliera può essere aumentata a 10 mg, ma la dose bassa somministrata inizialmente, 2,5 mg una volta al giorno, può essere già ottimale. Vedere paragrafo 5, 2 Euros proprietà farmacocinetiche EUROS. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Cibacen nei bambini non sono state stabilite. Pazienti anziani. Vedere paragrafo 5, 2 Euros proprietà farmacocinetiche EUROS. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Precedenti di edema angioneurotico associato ad un trattamento con ACE inibitori. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. L'uso concomitante di Cibacen con medicinali contenenti alischiren controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1, 73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Cibacen non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4,4 e 4,5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni anafilattoidi e simili. I pazienti che assumono ACE inibitori, compreso Cibacen, possono manifestare una varietà di reazioni indesiderate, alcune delle quali gravi, probabilmente dovute all'influenza esercitata dagli inibitori dell'enzima. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Pazienti in trattamento con diuretici o con deplezione idrica possono occasionalmente manifestare, all'inizio di un trattamento con ACE inibitori, un'eccessiva riduzione della pressione arteriosa. In tali pazienti, la possibilità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cibacen insieme ad altri farmaci come Eurosartis Euro, Euroscolfiba Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cibacen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cibacen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come per altri farmaci antipertensivi è opportuno essere prudenti durante la guida o l'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. Interpretazione delle frequenze. Molto raro. 0,01%. Raro. Da 0,01% a 0,1%. Non comune. Da 0,01% a 1%. Comune. Da 0,1% a 10%. Molto comune. A 0,10%. Si è dimostrato che Cibacen, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Benché vi sia esperienza limitata del sovradosaggio con benazepril, il principale segno atteso è l'ipotensione marcata, la quale può essere associata a disturbi elettrolitici e insufficienza renale. Trattamento. Induzione di vomito in caso di assunzione recente. Sebbene il metabolita attivo benazeprilato sia solo parzialmente dializzabile, in pazienti con sovradosaggio e con funzionalità renale gravemente compromessa può essere considerata la possibilità di una dialisi per facilitare la normale eliminazione, vedere paragrafo 4, 4 Euros avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. In caso di ipotensione marcata, somministrare una normale soluzione salina per via endovenosa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori non associati, codice ATC, C09A07. Cibacen, benazepril cloridrato, ha un precursore che, dopo idrolisi a sostanza attiva benazeprilato, inibisce l'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, bloccando COSA, proprietà farmacocinetiche, assorbimento e concentrazioni plasmatiche. Il quantitativo assorbito di benazepril cloridrato è equivalente almeno al 37% della dose somministrata per via orale.
Il profarmaco ha quindi rapidamente trasformato nel metabolita attivo, dati preclinici di sicurezza, tossicità della riproduzione. Non sono stati osservati effetti negativi sulla capacità riproduttiva di ratti, maschi e femmine, trattati con dosi fino a 500 mg/kg/d di benazepril cloridrato. Non sono stati, elenco degli eccipienti: silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, crospovidone, ipromellosa, ferro ossido giallo, e 172 macrogol 8000, talco, titanio diossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cibacen a base di benazepril cloridrato sono Benazepril EG, Benazepril Sandoz, Cibacen, Zinadril. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.